Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo con un SUV di lusso, Maserati Levante, e lo vedete alle mie spalle. Il primo SUV nella storia di Maserati. Ma vediamo insieme come va. Il nome Levante arriva contestualmente dal vento che soffia da est e dalla via Emilia Levante a Bologna, dove è nata Maserati. Pare abbiano fatto centro fin dal principio i designer del Tridente, che hanno regalato a questo SUV una bocca da squalo tipica del brand, ma allo stesso tempo aggressiva e originale. Peccato per tutto il blocco posteriore che sembra meno personale, non suggerisce alla vista quella che è la reale importanza di quest'auto, se non per i 4 terminali di scarico. Immancabili i 3 sfoghi dell'aria dietro i passaruota anteriori, una firma storica del brand emiliano, mentre il profilo del tetto vola verso uno spoiler generoso sull'1.8 e prende le distanze da una linea cristalli morbida e affusolata. La disposizione degli interni richiama a mani basse quella già vista su altre auto del brand come la 4 porte, che vi consiglio di vedere direttamente sul mio canale. Il volante di generose dimensioni è la semplice punta di un iceberg fatto di lusso e rivestimenti Ermenegildo Zegna, un optional da poco più di 8.000 euro, ma che dona una classe a questo Levante senza eguali. Anche le semplici alette parasole sono rivestite e firmate dal brand di moda italiano, sofficissime al tatto e meravigliose da vedere. Sedili accoglienti e una posizione di guida rialzata sono un must su auto di questo segmento, che accolgono automobilisti di ogni stazza, e il Levante non è da meno, mentre sul tunnel centrale pochi e semplici tasti sovrintendono le modalità di guida selezionabili e la gestione dell'infotainment. Interessante su tutto è poi la possibilità di avere un climatizzatore quadrizona, così che tutti i passeggeri possano scegliersi la temperatura che più preferiscono. Maserati Levante non è di quei SUV che ti agevolano nel camminare in città come sto facendo io adesso. Questo perché i 5 metri in lunghezza si sentono, così come i quasi 1,70 m in altezza e gli oltre 2,15 m in larghezza considerando gli specchietti. Ad ogni modo, io sto provando la versione S, quindi con il V6, 3 litri da 430 cavalli. Basta settare su sport, aprire lo scarico e via. Avete presente una settimana d'addio? Si aprono praticamente, vedete, macchine, pedoni che corrono di qua e di là. È incredibile, è fantastico, perché suona davvero bene questa Levante S, è assurdo. Ad ogni modo, Sport non è l'unica opzione disponibile, ma c'è anche Increased Control Efficiency e Off-Road. La prima che setta il cambio, così come la risposta al motore e il volante, per aumentare l'efficienza e il comfort generale. La seconda invece per cercare di cominciare a lasciarsi in parte l'asfalto alle spalle. Anche Levante segue questa tendenza ad avere SUV che si guidano come delle coupé, con una dinamica particolare che in curva riesce comunque a divertire. Questo però mi ha lasciato un po' perplesso sull'assorbimento delle asperità in città, perché comunque nonostante la mole e la tipologia dell'auto, il pavé comincia leggermente a soffrirlo. In compenso però in curva, andando a settare la modalità Sport e aspettando che si abbassa di un livello l'altezza dell'auto, il divertimento davvero è assicurato, perché di fondo ha il 100% della trazione al posteriore e tutt'al più passa il 50% della trazione all'anteriore solo in caso di necessità. I 430 cavalli di questa Levante si sentono in modo fantastico, e non è sbagliato dire si sentono, perché si avvertono a livello uditivo e si sentono in termini di sensazioni corporee, perché basta dare giù di gas per spingere la lancetta del contagiri subito oltre i 6500 giri. Poi paddle destro, si sale di marcia con il cambio ZF a 8 rapporti in un battibaleno e con una fluidità tale che neanche ce ne accorgiamo. Io non so quante persone farebbero off-road con quest'auto, io no. Però per chi è interessato
c'è la possibilità di alzare l'assetto rispetto allo standard di circa 40 mm con ben 2 posizioni off-road, mentre invece per i più sportivi c'è la possibilità di abbassare l'assetto rispetto allo standard di circa 35 mm con 2 posizioni invece ribassate. In realtà su strada se ne possono utilizzare 2 liberamente, e cioè la normal, quindi la neutrale, quella che è al centro, e la prima ribassata, che sono circa 20 mm in meno alla normal. Perché? La seconda ribassata è per velocità troppo alte, quindi al di sopra di quelle consentite dal codice della strada, mentre invece le 2 off-road sono per velocità troppo basse, quelle tipiche di questo genere di guida. La posizione prescelta la si vede anche direttamente dal display al centro della strumentazione. Un peccato non averla anche sul display da 8.4 pollici dell'infotainment, per il quale vi invito tra l'altro a vedere l'approfondimento dedicato che ho registrato per la testata giornalistica sicurauto.it. Ad ogni modo, io vi ho raccontato come va questo Maserati Levante S. Vi aspetto al prossimo video, vi saluto e mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!